Ciao, benvenuti su Mintitaro e un nuovo video interattivo. Oggi esploriamo le energie per la settimana che va dal 6 al 12 dicembre. Prima di iniziare però vorrei invitarvi, se vi piace questo video e altri nel mio canale, a mettere il like, a iscrivervi al canale e attivare soprattutto la campanella. In questo modo non rischiate di perdere i video futuri e allo stesso tempo mi aiutate a migliorare il canale e produrre nuovi video sul tema dei tarocchi. Bene, abbiamo tre varianti fra cui scegliere. La prima con il quarzo rosa, la seconda con l'ametista viola e la terza con l'agata azzurra. Potete fermare un attimo il video per scegliere con calma, seguendo però il vostro intuito, la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video fino alla parte che descrive la variante scelta. Inizieremo guardando le varie energie generali, poi i dettagli con i tarocchi e infine i consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere per questa settimana. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, iniziamo con la prima variante, quella del quarzo rosa. Vediamo le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi consigli della carta degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo una bella carta perché abbiamo il regno dell'acqua. È una carta che un po' ricorda a me il 10 di coppe nei tarocchi perché manifesta l'apoteosi della parte emotiva di noi stessi, quindi un senso di appagamento, un senso di pienezza emotiva, di soddisfazione emotiva, di equilibrio interno e anche di centratura, diciamo, quindi di serenità e di pace interiore. È una bellissima carta. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, la carta centrale è la carta del giudizio, che è un arcano maggiore. Poi la settimana inizia con un altro arcano maggiore, che è la carta della ruota della fortuna, e poi con un altro arcano maggiore che è la carta degli amanti o dell'innamorato, dipende dal mazzo. Poi abbiamo un altro arcano maggiore che è la carta dell'appeso, e poi la seconda parte della settimana vede l'asso di bastoni, il paggio di spade e infine l'arcano maggiore del mondo. Beh, è sicuramente una stesa particolare perché ci sono molti arcani maggiori, quindi vuol dire che ci sono cambiamenti importanti nella vostra vita, cambiamenti buoni, cambiamenti positivi, perché comunque l'energia generale è il regno dell'acqua e perché comunque la settimana veramente inizia con l'arcano del mondo che indica una completezza, quindi sono proprio gemelle queste carte in un certo senso, che è come se si chiudesse un ciclo, che si raggiungesse appunto un apice, un senso di pienezza, di completezza generali. Sicuramente ci sono dei cambiamenti importanti perché abbiamo la ruota della fortuna e abbiamo la carta del giudizio e poi anche l'asso di bastoni, quindi c'è un qualcosa che vi arriva, volendo un'opportunità che può aprire, cioè che aprirà sicuramente non può non
uso il tempo futuro perché vedo proprio che sarà una scelta per un verso obbligata, perché sarà estremamente importante e perché la ruota della fortuna indica proprio un qualcosa che lavora per voi, che vi guida verso un percorso superiore e quindi sono cambiamenti che sono un po' per un verso obbligati. Il futuro ovviamente non è scritto, però siccome è anche un cambiamento tendenzialmente positivo, direi che è anche un cambiamento che insomma che incontra anche i vostri gusti, diciamo. Comunque, la ruota della fortuna è appunto un'opportunità, una porta che si apre, un ciclo di energia a vostro favore che sta soffiando come il vento verso di voi. Corrisponde appunto a qualcosa che è in linea con la vostra natura interna, con i vostri bisogni più intimi, con i vostri desideri più importanti, perché abbiamo anche la carta del giudizio che corrisponde a una specie di chiamata, no? Un po' come la chiamata del proprio scopo più alto, più supremo, della nostra anima. Ehm, può anche indicare appunto qualcosa che viene verso di voi più fisicamente, come può essere un messaggio, una chiamata, una corrispondenza, una lettera, qualcosa di importante che viene verso di voi e che implicherà appunto una riflessione da parte vostra, una scelta da compiere molto importante, appunto perché sono tutti arcani maggiori e perché appunto la carta degli amanti indica una scelta importante, se seguire o meno questa chiamata, se seguire o meno questa opportunità, se coglierla, implicherà appunto una riflessione, guardare da vari punti di vista questa situazione nuova che si presenta davanti a voi con la carta dell'appeso. Però appunto sicuramente vedo molto proprio un nuovo cammino che si apre a voi e che voi avete in definitiva deciderete di prendere, perché questi dubbi alla fine verranno un po' sbalzati perché ignorati per dire o insomma messi da parte, perché la carta dell'asso di bastoni e la carta del paggio di spade indicano proprio un nuovo cammino, qualcosa che inizierete a cogliere. L'asso di bastoni indica anche nuova energia, nuova carica vitale, un nuovo inizio, quindi vedo proprio che anche a livello emotivo siete molto carichi e alla fine deciderete di cogliere questa opportunità che vi si presenta. Perché implica un nuovo cammino col paggio di spade, anche nuove conoscenze a cui potrete avere accesso e che vi creeranno un senso di completezza, di pienezza, di appagamento con la carta del mondo, che è una delle carte più belle tra gli arcani maggiori. Quindi in definitiva è una settimana importante per coloro che hanno scelto questa variante, dove avrete dei dubbi all'inizio della settimana perché dovrete decidere se cogliere o meno una nuova strada che vi si presenta, però vedo nella seconda parte della settimana che le titubanze verranno messe da parte, che prenderete questa nuova strada in maniera anche abbastanza entusiasta. Quindi sicuramente è un nuovo ciclo veramente che si apre, come indica la carta della ruota della fortuna. Sapete, la carta della ruota della fortuna rappresenta un po' il ciclo
del tempo, no? Che nei tarocchi appunto non è lineare ma è ciclico, c'è una partenza, un apice, una decrescita, una ripartenza, eccetera. E in questo caso, secondo le carte che sono accanto a questa della ruota della fortuna, siete qua all'apice. Quindi dovete cogliere un'opportunità che sicuramente vi porterà dei frutti nel senso di pienezza e di completezza. A livello lavorativo, nello specifico, appunto, ci sarà un'opportunità che sarà in linea con i vostri desideri più intimi, con le vostre capacità, con i vostri talenti a livello lavorativo. Avrete dei dubbi se perseguire questo tipo di opportunità o meno, però in realtà le carte vi stanno dicendo che è una opportunità che implica relativamente pochi rischi perché comunque è in linea con le vostre potenzialità, con le vostre, con i vostri talenti più intimi, nel senso che siete in grado di portare avanti questo tipo di opportunità che vi si presenta, questo nuovo cammino. E appunto alla fine, nella seconda parte della settimana, quindi decidete di seguire questa chiamata e sarà un nuovo cammino che si aprirà con l'asso di bastoni. Dovrete acquisire nuove probabilmente conoscenze con il paggio di, eh, di spade, che indica sempre appunto conoscenze da acquisire, curiosità da parte vostra di aprirvi a nuovi mondi, e quindi in generale un'opportunità che appunto a livello lavorativo vi promette di avere dei riscontri anche abbastanza importanti, abbastanza nell'immediato, perché appunto la carta del mondo indica un senso proprio di apice raggiunto, di completezza, di appagamento, soddisfazione lavorativa in questo caso. Dal punto di vista sentimentale, anche qui vedo un incontro per chi è singolo che è determinante, veramente non dico l'anima gemella, ma comunque una persona che è determinante per voi, con cui potreste avere una relazione importante. C'è molta passione con l'asso di spade, c'è voglia di conoscersi con il paggio di spade, scusate, l'asso di bastoni, e c'è questo senso di completezza e di armonia con questa nuova persona. Ci sono appunto degli incontri, delle comunicazioni con la carta del giudizio che indica appunto chiamate, no? Per alcuni di voi può essere anche una persona del vostro passato, per alcuni di voi, perché appunto la carta del giudizio può appunto indicare un ritorno dal passato di qualcuno con cui appunto avevate una alchimia importante. Potrebbe essere un ex, potrebbe essere una persona con cui non avete mai avuto una relazione, ma comunque con cui comunque c'era una forte alchimia che appunto si rifà vivo, ed anche per questo la carta dell'appeso può indicare una certa titubanza all'inizio, però io vedo che appunto anche nel caso di una relazione, di un sentimento, di una lettura sentimentale, vedo che proprio i dubbi vanno a scomparire durante la settimana e abbraccerete questo tipo di nuova relazione, di nuovo incontro con l'asso di bastoni e il paggio di spade, perché vedo proprio molta passione, molta alchimia. Se siete già in una relazione c'è come una svolta positiva, soprattutto per coloro che sono in una relazione complicata o comunque poco chiara, perché vedo proprio un ritorno di fiamma,
una svolta positiva in questo tipo di relazione. Fa da padrona sicuramente la carta degli amanti, che indica comunque un amore, insieme alla carta della ruota della fortuna sicuramente la carta del giudizio, della sui bastoni del mondo. È comunque anche a livello sentimentale una settimana determinante per voi che avete scelto questa variante, perché ci sono molti arcani maggiori e sono anche tutti insieme, danno una lettura molto positiva insieme al regno dell'acqua, quindi sicuramente c'è una svolta anche a livello sentimentale, dove appunto qualsiasi dubbio, qualsiasi freno che può essere rappresentato dalla carta dell'appeso va a essere messo da parte, scrollato, per seguire appunto questa specie di chiamata rappresentata dalla carta del giudizio e dall'asso di bastoni. Un nuovo inizio sia a livello lavorativo che sentimentale, o più in generale per tutti voi che avete scelto questa variante, che è estremamente positiva. Vediamo adesso la carta degli archetipi e abbiamo la carta del compagno, che indica il compagno fedele. E quindi lealtà, tenacia, determinazione, ma soprattutto fedeltà. Quindi sia a livello sentimentale soprattutto c'è una lettura di una relazione che ha delle potenzialità ottime per essere una relazione di lungo periodo, come indica anche il regno dell'acqua, quindi di serenità, felicità, stabilità. Per il lavoro vi consiglia comunque appunto di condividere il vostro lavoro con gli altri, di cogliere questa opportunità e di essere fedeli, diciamo anche sia al vostro team di lavoro, avere un approccio sereno, un approccio leale, onesto con clienti, con colleghi di lavoro, con supervisori, e questo vi permetterà di appunto andare in serenità a cogliere questa opportunità che vi si presenta. Il regno dell'acqua, si parla di emozioni positive, serene, di un'apertura proprio agli altri, al cuore, e questo appunto è confermato dalla carta del compagno, che appunto consiglia di avere un atteggiamento aperto nei confronti di chi vi circonda, che sia il partner, che sia un nuovo incontro, che sia persone con cui avete a che fare a livello lavorativo. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Bene, siamo arrivati alla seconda variante, quella dell'ametista viola. Vediamo energie generali, dettagli con i tarocchi e poi consigli e carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo il grande padre dell'acqua, che è una carta di serenità e di armonia con l'ambiente che ci circonda. È una bella carta. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, abbiamo la torre come carta centrale e la settimana inizia con il re di coppe, la regina di coppe e poi il carro. La seconda parte della settimana inizia con il cavaliere di bastoni, il 6 di bastoni e l'8 di coppe. È una stesa abbastanza interessante, perché innanzitutto ci sono due arcani maggiori, tra cui la torre, che è un arcano molto importante perché indica proprio un sovvertimento un po' dell'ordine costituito,
a volte può indicare un cambiamento anche improvviso del nostro pensiero, delle nostre emozioni, del nostro modo di vedere le cose, come un'ispirazione improvvisa. Questo è il tema centrale di tutta la settimana, quindi è una settimana in cui voi cambierete modo di pensare. Lo vedo un cambiamento interno perché non ci sono carte che implicano proprio dei cambiamenti esterni e vedo molta energia da parte vostra. Da una parte abbiamo la carta del carro che indica una presa delle redini della propria vita da parte vostra per seguire appunto una direzione, quindi prendere le proprie responsabilità, prendere la guida della propria vita con la carta del carro e dall'altra parte vedo molta energia di fuoco, quindi il cavaliere di bastoni e il 6 di bastoni. Comunque andiamo con ordine, vedo che la prima settimana è incentrata appunto su questo tipo di rivelazione che voi avete, che riguarda per molti di voi il rapporto con un'altra persona, che può essere anche un vostro partner oppure un collega di lavoro, un partner al lavoro, una persona comunque che vi sta vicino e con cui avete una forte sintonia perché abbiamo questa coppia di re e regina di coppe che si guardano l'un l'altro, quindi essendo dello stesso seme indica proprio una sintonia fondamentale. Entrambi siete delle persone molto sensibili, molto equilibrate dal punto di vista emotivo e siete molto in sintonia l'un l'altro. Non implica niente il genere, sono di pari grado, quindi comunque è un rapporto anche di fiducia per entrambi che vi unisce ed è molto, molto, molto interessante questo rapporto di queste due figure. Evidentemente questa relazione vi fa un salto di qualità o comunque vi porta a seguire con il carro un certo cammino diverso rispetto al passato. Può implicare, siccome c'è il carro e c'è il cavaliere di bastoni, anche e c'è anche l'otto di coppe, un cambiamento per alcuni di voi, un cambiamento di residenza, un viaggio, uno spostamento proprio fisico, direi. Quindi può essere che questa torre per alcuni di voi indica proprio un andarsene, un cambiare, che però non inficia questo rapporto che avete con questa persona e che è fondamentale qui all'inizio della stesa. Tant'è vero che il 6 di bastoni indica successo, quindi è comunque uno spostamento, un cambiamento che porta dei benefici. Ehm, Anzi, direi proprio per molti di voi ci sarà proprio uno spostamento fisico. Per altri di voi può essere appunto un cambiamento, diciamo, più astratto, un cambiare direzione in maniera anche importante appunto perché c'è la carta della torre, perché c'è il cavaliere di bastoni che indica proprio un'azione da mettere in moto, un percorso, una nuova direzione da prendere in maniera decisa. Appunto perché c'è una specie di intuizione, di rivelazione, un qualcosa che passa nella vostra testa che
in maniera inaspettata, appunto cambia un po' le carte in tavola rispetto alla vostra vita come la conoscete. È comunque un cambiamento, una rivelazione, un qualcosa di improvviso che arriva, che può essere sia esterno che interno, però io la vedo molto interna, sinceramente, che avrà dei vantaggi per voi, che vi porterà appunto a lasciare il percorso normale che stavate seguendo per appunto andare verso qualcosa di completamente diverso. L'otto di coppe indica proprio lasciare le cose alle spalle, andare avanti nel futuro, andare verso una direzione nuova. Ehm, è una settimana rivelatrice per certi versi. Questo diciamo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo, appunto, c'è una partnership, un rapporto di lavoro con una persona con cui siete molto in linea, come indicano la carta del re e della regina di coppe, che vi porterà appunto a scegliere di andare verso un percorso completamente diverso rispetto a quello che stavate seguendo, con la carta appunto della torre e del carro. Vi metterete in azione immediatamente con il cavaliere di bastoni e riuscirete appunto a convergere verso questo tipo di direzione completamente nuova in maniera positiva e con successo, come indica appunto il 6 di bastoni e l'8 di coppe. L'8 di coppe indica proprio una mancanza di rimorso, nel senso che è proprio una scelta che fate e che, di cui non vi pentite e non vi pentirete. Quindi è sicuramente una settimana, anche dal punto di vista lavorativo, che implica un cambiamento importante, una presa delle vostre responsabilità nei confronti di voi stessi e della vostra vita, ovvero il carro è una carta di proprio in cui conducete la vostra vita, scegliete il percorso da prendere in maniera forte, in maniera importante. Ne vedo soprattutto vantaggi a questo tipo di decisione. Dal punto di vista sentimentale, anche qui a me sembra proprio che ci sia un colpo di fulmine, perché la torre notoriamente indica anche un colpo di fulmine se supportata da carte che confermano appunto questa lettura e appunto siccome c'è questa coppia io vedo proprio che per chi è single c'è proprio un incontro fondamentale che vi darà una direzione diversa dal punto di vista sentimentale alla vostra vita. Vedo passione, vedo però anche maturità sentimentale e vedo appunto un andare verso una direzione nuova in maniera positiva. Per chi è in coppia ci sarà un cambiamento improvviso nella vostra relazione che può essere dovuto a in questo caso dire una cosa esterna, perché per alcuni di voi appunto può implicare uno spostamento, un cambiamento, andare verso una direzione diversa, proprio fisica, magari entrambi dovete muovervi e cambiare città per dire, o cambiare ehm, ambiente che frequentate. Comunque tutto ciò in maniera condivisa, perché queste due carte insieme indicano proprio una forte alchimia, una forte condivisione. E quindi sarà anche un cambiamento all'interno della vostra vita di coppia che sarà comunque positivo, anche se per un verso brusco, come indica la torre, e che implicherà lasciare appunto alle spalle qualcosa però per il meglio. In tutti i casi il grande padre l'acqua indica proprio un forte condivisione,
una forte serenità, una grande serenità, quindi insomma è una torre che implica dei cambiamenti positivi, implica ehm, la rottura di un ordine costituito che però appunto in questo caso lo vedo molto positivo, anche se sicuramente dovrete lasciare alle spalle qualcosa, come indica l'otto di coppe. Vediamo adesso cosa ci dicono le carte degli archetipi e abbiamo il liberatore. Questa è una carta che proprio parla di un po' come la torre, di liberarsi da preconcetti, da pensieri che ci limitano, da strutture mentali. E quindi questo è l'atteggiamento centrale, quello della torre, quello del liberatore che appunto le carte consigliano, ovvero essere preparati a mettere un po' tutto sotto sopra, a cambiare atteggiamento mentale, a essere ricettivi a nuove idee, a nuovi parametri, a non dare nulla per scontato. E cambiare parametri mentali soprattutto, perché appunto c'è comunque il ribaltamento un po' della situazione sia a livello interno che esterno. Però appunto io insisto che è un ribaltamento per il meglio in questo caso. Sicuramente siete supportati da una forte partnership, che sia a livello sentimentale, che sia a livello lavorativo, che sia a livello familiare, di amicizia, eccetera, con cui potete andare tranquillamente verso nuovi percorsi, nuovi obiettivi. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella dell'agata azzurra. Vediamo le energie generali, i dettagli con i tarocchi e poi le consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo il benevolo sovrano dell'acqua. Questa è una carta che parla un po' di prendersi cura di se stessi senza però esagerare, nel senso che c'è un po' uno schema, un'abitudine a una certa rilassatezza, no? Qui l'acqua è sinonimo appunto di emozioni, però appunto è che qui come nelle carte dei tarocchi è legata al numero 4, quindi è un po' un senso di eccessiva rilassatezza, di un eccessivo compiacimento con se stessi, di lasciarsi un po' andare a seguire un po' troppo i nostri piaceri, ecco. È un rischio, non vuol dire che sia così, però diciamo che è un prendersi cura senza eccedere, mettiamola così. Vediamo adesso le carte dei tarocchi per i dettagli. Abbiamo il Sole come carta centrale e la settimana inizia con il Carro, la Luna e il 9 di spade. E poi la seconda parte della settimana abbiamo la carta dell'imperatrice, il 10 di coppe e il 4 di spade. È interessante perché anche qui ci sono molti arcani maggiori, anche in altre stese che abbiamo visto oggi. Dunque, è una carta di chiarimento perché la carta del sole indica chiarezza,
ci sono delle cose da portare alla luce, da chiarire, delle paure che avete dentro di voi durante il vostro percorso e che vi impediscono appunto di continuare sulla strada intrapresa, perché il carro indica appunto un percorso da fare, una via che state seguendo, però appunto ci sono, questo percorso è complicato, viene ad essere interrotto, comunque rallentato, perché avete dei dubbi su delle cose poco chiare che vi danno molta ansia. La carta della luna indica appunto ansia, dubbi, mancanza di informazioni, anche paure automatiche, nel senso che magari non sono supportate da fatti evidenti, però ci sono delle remore che voi avete che salgono dal vostro inconscio. ehm, o comunque appunto la luce della luna non vi fa vedere molto bene la strada, appunto, e questo può portare a un rallentamento della vostra via, del vostro percorso. E questo tipo di ansia è rafforzata dalla carta del 9 di spade, che indica appunto una paura, un'ansia, un'agitazione a livello proprio emotivo, pensieri ricorrenti che non vi fanno star bene, che impediscono appunto il vostro cammino. Queste cose che appunto devono venire alla luce, che devono essere chiarite, che devono essere spazzate via, lo saranno questa settimana, perché la carta del sole, appunto in contrapposizione alla luna, indica proprio chiarezza e serenità, quindi delle paure, delle ansie, dovute probabilmente ad automatismi inconsci vostri, ma anche probabilmente a degli aspetti di una questione che vi sono poco chiari, scompariranno questa settimana. E questo vi permetterà appunto di continuare un percorso che avete iniziato e che era rallentato appunto da questa ansia, da queste paure. Ciò vi permetterà nella seconda parte della settimana di prendervi appunto cura di voi stessi, di creare nuovi progetti, nuove opportunità, nuove attività che vi faranno stare bene, soprattutto a livello emotivo e soprattutto probabilmente con la vostra famiglia o il vostro entourage, e vi permetterà appunto di rilassarvi, di prendervi cura di voi stessi. Questo 4 di spade indica proprio un po' la carta della pausa, no? Che vi prendete voi, per rilassarvi, ricaricare le batterie e riprende il messaggio un po' della carta del benevolo sovrano dell'acqua, ovvero un prendersi cura di se stessi, e senza esagerare ovviamente, come indica il benevolo sovrano dell'acqua, perché altrimenti è troppo, e quando è troppo, come dice la carta. Quindi in linea generale ci sono delle ansie, delle paure, delle questioni che non sono chiare, che verranno spazzate via questa settimana, come indicato dalla carta del sole, che vi permetterà quindi di fiorire, rifiorire, mettiamola così, perché eravate un po' come un fiore con i petali chiusi, e che invece con la carta della imperatrice riuscite finalmente a fiorire, a portare avanti i vostri progetti. E questo vi darà benefici a livello soprattutto emotivo, e riuscirete così a prendervi cura di voi stessi e a avere anche una vacanza probabilmente per alcuni di voi, o comunque a rilassarvi,
smaltire questo nervosismo che avevate inizialmente. Dal punto di vista lavorativo, appunto, ci sono delle paure che bloccano il vostro percorso lavorativo, la vostra carriera, verranno spazzate via, avrete la possibilità quindi di portare avanti dei progetti che avete in testa con la carta dell'imperatrice, grazie anche a un team di lavoro riuscirete quindi a portare avanti dei progetti vostri personali con molto successo grazie alla carta appunto del sole. Quindi essere in grado anche appunto di ricaricare le batterie energetiche, insomma emotive, con la carta del 4 di spade. Ehm, a livello sentimentale avete delle paure, delle angosce che ora per alcuni di voi ho l'impressione che siano proprio relativi a una gravidanza, ma questo ovviamente è una interpretazione restrittiva perché non tutti voi sarete incinte o starete aspettando un bambino se siete uomini, però comunque per alcuni di voi ci sono delle ansie un po' dovute a questa attesa che state avendo, che però appunto questa settimana riuscirete a mettere da parte, continuare nell'aspettare tranquillamente, riposandovi il nuovo arrivo. Per altri di voi, interpretazione diciamo più a portata di tutti, che include un po' tutti, sicuramente a livello sentimentale ci sono delle paure che bloccano un po' la vostra relazione per chi è in relazione e che riusciranno a essere spazzate via e quindi riuscirete questa settimana finalmente a godervi questa relazione in maniera serena, tranquilla. Vedo dei chiarimenti, probabilmente avevate dei dubbi sull'altra persona che verranno chiariti. E quindi vedo nella seconda parte della settimana una concordia generale con il vostro partner. Se siete single, direi che è possibile appunto che ci sia una frequentazione, però nella seconda parte della settimana, perché appunto la prima io vi vedo molto 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 ansiosi appunto. Probabilmente c'è una frequentazione che vi dà molti dubbi e anche in questo caso appunto se ancora non avete veramente una una relazione con questa persona, ma la frequentate così in maniera molto un po' vaga, vedo che questi dubbi comunque scompariranno nella seconda parte della settimana e questa frequentazione verrà portata avanti e crescerà in maniera molto serena, già a partire da metà settimana. Quindi in generale, appunto, come ho detto, tutti voi iniziate la settimana in maniera un po' pesante, c'è un vostro percorso che viene interrotto o rallentato fortemente per dei dubbi che avete, per delle ansie che avete, che però appunto riuscirete a far sparire durante la settimana. Vediamo adesso i consigli della carta degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana e abbiamo l'archetipo del distruttore. È un po' la carta della torre nei tarocchi, vedete c'è un vulcano, no? Che esplode, o che meglio butta lava e zampilli e appunto sta a indicare che questa settimana dovrete un po' ripulire voi stessi da questi pensieri limitanti, da queste ansie, da queste paure che vi limitano. Ci sono
appunto delle paure, dei preconcetti, dei pensieri limitanti, delle ansie che vi costringono, e quella l'archetipo del distruttore sta a indicare che invece dovreste proprio buttarle via, fare un po' di pulizia, ritornare chiaro, un atteggiamento chiaro, sereno e pulito, come indica la carta del sole. E questo vi permetterà appunto, avendo tolto tutte queste scorie, di continuare il vostro percorso e continuare a far crescere i vostri progetti, i vostri sogni da questo momento in avanti. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!